Salve a tutti, benvenuti. Oggi finalmente sono riuscita a girare un video con una cliente che è venuta da lontanissimo, per me, Lucrezia, che è un'artista, quindi di colori probabilmente ne sa anche più di me, ma ha deciso di partecipare, insomma, si è prestata a farsi riprendere. So che non è facile, perché comunque c'è sempre un po' di soggezione della telecamera. Sì. E infatti anche io adesso mi sento strana a parlare là e a parlare anche con te. Comunque sia, oggi facciamo un'analisi del colore e andremo a scoprire quale sarà la sua palette. Già si può vedere che comunque ha dei colori naturali molto, molto belli e magari poco diffusi, ecco, diciamo, perché comunque a un primo occhio sono colori abbastanza delicati, ma andremo a vederlo poi con la prova dei drappi. Non ti ho chiesto quale metodo vuoi utilizzare. Allora, il tuo personale vorrei utilizzare, poiché secondo me prende in pieno di più come il colore effettivamente. Ok, va bene. Allora partiamo subito. Allora, io parto sempre con i drappi dei metalli, anche se non sono, come ti dicevo prima, non sono particolarmente indicativi, perché sulle persone abbastanza neutre non c'è una grossa differenza fra oro e argento in realtà. Allora, come potete vedere non le ho fatto coprire o legare i capelli perché tanto sono il suo colore naturale, quindi non serve. Cominciamo con l'argento, diciamo l'argento vivo, l'argento più brillante, e proviamo a vedere la differenza con l'oro. In realtà non c'è una differenza abissale fra i due, io spero che poi in video si possa vedere. Forse l'argento è leggermente meglio. Leggermente meglio, stavo per dirlo io, perché questo mi sembra che ti fa un incarnato un po' più giallino, anche se non in modo così tanto evidente in realtà. Sì, sembra che me la faccia verde con l'oro. E adesso vediamo questo qua, che si chiama argento antico, che non è affatto male, anzi, mi piace come ti sta anche meglio dell'altro argento. Mi sembrava... nel senso che questo qui magari fa un po' meno, distoglie meno l'attenzione, ecco. Ok, mi sembrava scuro, invece... Però è un metallo, quindi è cangiante. E questo qua, che è il bronzo, è meglio dell'oro, è meglio dell'oro di prima, però diciamo che tra i due preferisco comunque sul versante dell'argento, anche se questo ha qualcosa che richiama il colore dei capelli. Diciamo che qualora tu volessi indossare qualcosa di più sul dorato, il bronzo può essere una buona opzione. I metalli comunque, quando li indossiamo tramite gioielli, a meno che non siano gioielli molto grandi, molto spessi, non è che hanno tantissimo impatto. Se uno mi mette un orecchino minuscolo, che sia oro o argento, va bene entrambi, ecco. Adesso andiamo a vedere invece il livello di contrasto. I drappi dei contrasti sono monocromatici, perché non ci serve vedere il colore in sé, ma i blocchi di colore, e quindi come cambiano sulla persona. Allora, questo è un contrasto basso. Il contrasto noi ce l'abbiamo naturalmente tra pelle, occhi e capelli, quindi ci sono persone che hanno naturalmente un contrasto alto, e visto che sono qui, prendo per esempio me, che ho dei capelli molto scuri, la pelle molto chiara, si crea uno stacco netto, quindi poi quando io devo andare ad abbinare i colori fra di loro, soprattutto nella parte alta del corpo, andrò a tenere conto di questo tipo di contrasto. Un contrasto basso invece è quando pelle, occhi e capelli sembrano quasi fondersi fra loro. E poi c'è il contrasto medio, che è la via di mezzo, che diciamo che è il contrasto magari un po' più diffuso e anche quello più facile da ricreare. Allora, partiamo con un contrasto basso, che non è malvagio, tutto sommato io rimango focalizzata sul tuo volto, non ti sbatte, non ti mette in secondo piano, quindi ci può stare. Andiamo poi al contrasto medio, che già un pochino comincia a distogliere l'attenzione. Non è esagerato, però diciamo che con questo il tuo viso veniva messo più in risalto. E infine un contrasto alto, che ti mette proprio in secondo piano. I miei occhi si focalizzano sui blocchi di colore qui, e non sul viso. Quindi diciamo un contrasto basso, puoi arrivare anche sul contrasto medio.
quando poi comunque vedrai la tua palette capirai che è già naturalmente predisposta per creare il tipo di contrasto più giusto per te, perché i colori sono ovviamente bilanciati nel modo giusto. Quindi adesso, essendo Holistic Color System, andiamo a provare i drappi suddivisi per elemento. Gli elementi sono, li vediamo mano a mano che li proviamo, quindi cominciamo con l'elemento luna, che rappresenta quindi la temperatura fredda. Quindi abbiamo all'interno di questo gruppo di drappi dei colori che sono freddi, ma li troviamo sia intensi, sia chiari, sia scuri, perché quello che ci interessa è che siano freddi. Quando troverò un colore che proprio mi piace su di lei, lo metterò da parte e alla fine vedremo, diciamo, una sorta di palette creata con i drappi che ci farà capire quelle che sono le sue caratteristiche. Quindi partiamo con un magenta intenso, che è molto intenso per te. Allora il sottotono non è malissimo secondo me, nel senso che non ti vedo giallina o con rossori strani. L'unica cosa è che essendo così intenso mette un po' in secondo piano il viso, tutto qui. Sì, è un colore che mi piace molto, però basta trovarlo magari in una versione un po' più delicata. Esatto. Questo invece è un Icy Violet, un bianco sporcato di viola appena, che può essere un'alternativa al bianco. Devo dire che mi piace come sta, non so, è un colore chiaro, un blocco di colore chiaro tutto insieme, però non ti mette in secondo piano, mi sembra che comunque il viso rimanga bello luminoso, poi certo magari con un abbinamento con un altro colore sarà ancora meglio, però come alternativa al bianco io lo terrei. Ero convinta che i colori icy non mi stessero bene. Ma dipende, sai, cioè alla fine sono dei bianchi sporcati. Sì. Poi abbiamo un rosa freddo. Bello. Questo mi piace assai, devo dire. Sì. Non è un colore che di solito uso. Però ti dona, ti ha fatto un effetto rossetto sulle labbra, cioè quindi sembra che tu abbia tipo un rossetto qualcosa, ti ha fatto effetto blush sulle labbra, sembra tutto riprendere qualcosa che tu hai nell'incarnato ed esaltarlo. Mi piace molto questo qui. Sì. È incredibile come mi sono autoconvinta con gli anni magari che alcuni colori mi stessero bene, altri male, quando magari in realtà non era vero. Questo è un Royal Blue, quindi un blu, diciamo, chiamato volgarmente blu elettrico. Anche questo qua diciamo che non ti fa rossori strani, l'unica cosa un po' cupo, un po' soffocante come colore, anziché accenderti gli occhi te li incupisce un pochettino. Poi abbiamo un viola, non è male, fa un po' l'effetto del blu di prima, anche se un po' meno, questo qua lo trovo un po' migliore tutto sommato, perché forse è leggermente meno cupo, però secondo me ci sono altri viola che ti esalteranno meglio, però non è male, devo dire, comunque tutto sommato ci sta. I viola li uso molto, anche i verdi in generale, mi piacciono molto come colori. Sì, questo, dopo guardo se tra gli altri drappi c'è un viola migliore per te, se caso ripeschiamo questo. E infine China Blue, che è un blu primario praticamente, cioè un blu proprio sparatissimo. Anche questo qua mette un po' in secondo piano il viso perché ha un'intensità molto alta. Quindi di questo gruppo ne abbiamo salvato 2 drappi. Adesso passiamo all'elemento sole. L'elemento sole sono i colori caldi, quindi abbiamo qua tutti i colori caldi più o meno intensi. Può essere una strage. Partiamo dal ruggine, che sì, ti fa un po' ruggine, ti ha un po' arrugginita, diciamo, ecco. E dire che 8 anni fa era il colore che pensavo che mi stesse meglio. Sì. No, ma sempre, guardi, io c'è stato un periodo della mia vita in cui indossavo sempre tipo questo colore qua, che a me sta veramente in modo orribile. In realtà questo verde a me non dispiace, è più... Non è grigio come quello militare, che diciamo che il militare mi piace un pochino meno. Questo è un verde che in realtà mi piace usare. È un po' giallo, è un po' giallo. Se fosse tipo il verde militare forse sarebbe meglio, però non quel verde militare cupo, più un verde salvia. Sì, il verde salvia mi piace molto. Il verde salvia, ecco, come alternativa a questo verde che è molto giallo, il verde salvia secondo me fa un effetto molto simile ma più bilanciato sul viso, quello sicuramente.
vabbè, l'arancione, quell'arancione arancione, che sì, ti spegne un pochetto, diciamo, anche gli occhi soprattutto. Io noto spesso tante persone quando mettono l'arancione non è il loro colore, va a spegnere gli occhi. Sì. Pesca. Ma già meglio rispetto agli altri, però quel rosa di prima era molto più bello. Però diciamo che tra questi che abbiamo provato fino adesso del gruppo caldo è il male minore. Non è sempre un rosa che... È sempre un rosa pesca questo, diciamo, è un po' più caldo, non è così malvagio tutto sommato. Dopo però se ne provo degli altri simili e vediamo quelli migliori. Ma questo qui non è malvagio, non griderei allo scandalo, ecco. Questo è il colore che odio di più, il mostarda. Sì, diciamo che lo odi, ha una motivazione, ti ha fatto pallida, ti ha impallidita proprio, ti ha tolto... Sì, avevo un lupetto color mostarda, anche più cupo di questo, mi faceva proprio sembrare che fossi appena uscito dall'ospedale. Sì. E questo vabbè è un verde evidenziatore, che vabbè, sì, diciamo che sono poche le persone che reggono questo verde qua. Ok. Bene, abbiamo visto l'elemento luna ed l'elemento sole, adesso passiamo a altri elementi, ovvero l'elemento fuoco, l'intensità alta, quindi tutti i colori molto brillanti. Anche in questo caso abbiamo sia colori freddi che colori caldi. Partiamo dal giallo fluo, che vabbè, se vuoi farti vedere a camminare di sera va benissimo. Esatto. Vuoi che le macchine ti vedano da lontano, questo è perfetto. Se lo fammi notare. Sì, diciamo che questo giallo e questo arancio sono pochissime le persone che ho trovato che li reggono. Anche l'arancio è un po' troppo. Mette in secondo piano tutto. Questo qua non è un caso se lo usano per le tute da lavoro questo arancione. Abbiamo poi verde smeraldo, già meno peggio dagli altri, ma comunque non mi focalizzo sul viso. I miei occhi cadono prima qua. Sì. Poi abbiamo sempre un fucsia, già qui cambia, nel senso che come sottotono è solo molto chiassoso il colore, però l'effetto è già diverso dagli altri, cioè riesco a vedere già di più gli occhi, le guance, esatto, diventano rosa, sì. Poi abbiamo questo qua che è un azzurro super sparatissimo, che anche questo è sparatissimo. Sì, questi qua sono abbastanza... Pensi che il rosso Ferrari, che sì, un po' sì. Diciamo che tra questi il fucsia e il blu erano quelli più. Ed ora invece elemento, abbiamo visto l'elemento fuoco, il suo opposto l'elemento acqua, che rappresenta invece l'intensità bassa, quindi i colori morbidi. Abbiamo colori chiari, scuri, caldi e freddi, ma vedrete che sono tutti leggermente ingrigiti. Quindi abbiamo un viola, non è male, però un po' cupo. Ok. Cioè nel senso ci vuole un viola un po' più vivo. Ah, ok. Credo, sì. Che di solito ultimamente andavo molto su questi colori molto spenti. Sì, no, ci sta magari rispetto proprio forse un po' scuro. Sì. Ecco, ci vuole magari sempre sul lilla, ma un lilla un po' più... quello del lilla, del fiore proprio. Sì, sì, sì. Questo qua per me sarà un sì, me lo sento. Sì, bello, questo è un lampone, quello lampone, sta benissimo, vi ho provato, vince. Questo invece è un soft, turchese soft, sì, molto neutro, va a fare match con gli occhi, sì. E quindi anche questo lo teniamo. Questo è un colore neutro molto ben bilanciato, lo possiamo trovare sia in palette calde che in palette fredde. I rosa mi stanno meglio dei blu. No, però secondo me quando andiamo a trovare degli altri azzurri e blu, vedrai che questo invece siamo più sul salmone, non è malvagissimo ma non è ai livelli del lampone di prima, sì. Cioè è un'altra cosa. Questo invece è il rose brown, che è un marrone rosato. Sono i marroni che mi piacciono usare. Ma ti sta bene, ti dirò che ti sta molto bene, come colore base ovviamente un neutro, se ci abbini un altro colore, un gloss, un rossetto, vedrai che
il look si accende, ma comunque già messo da solo così direi che funziona molto bene. Ho una giacca in pelle che ha questo tocco rosa dentro, infatti mi stava un pochino meglio rispetto a altri colori. E poi abbiamo il giallo banana. Ci sta. Allora, non messo a blocco intero così, ma a piccole dosi, abbinato ad altri colori, perché comunque dei gialli li abbiamo sempre in palette. In genere ci sono alcune palette che portano i gialli molto bene anche a grandi blocchi, altre palette che invece è perfetto per creare proprio gli abbinamenti. E per creare un po' di movimento all'interno di un look ci può stare come tipo di giallo, sicuramente più di un mostarda o di un giallo sparato limone. Con il giallo banana va bene. Ok. Passiamo quindi all'elemento aria, quindi che rappresenta i colori chiari. Allora, qui abbiamo un salmone, non è malissimo, non è male, non è freddo come gli altri, però non è neanche caldissimo. Io lo terrei perché comunque tutto sommato l'effetto che mi dà sul viso mi piace molto. Sì. Ok, poi abbiamo Il Tiffany. Non è malvagio neanche questo. Sì, è molto al limite forse come vivacità, però ci potrebbe anche stare. Non mi convince al 100%. Forse ci vorrebbe leggermente meno intenso per essere, diciamo, il tuo Tiffany perfetto, però intanto comunque lo teniamo, dopo vediamo, perché dopo questo set di grappi vado a pescarne degli altri che ho nel cassetto da farti provare. il lilla, sì, questo mi piace molto, ti dà molta luce al viso, approvatissimo. L'azzurro, diciamo, più chiaro. Forse è troppo freddo? No, non è troppo, cioè, secondo me è un po' troppo forse pallidino, non lo so, gli manca qualcosa. Tutto sommato non è male, però gli manca qualcosina in più forse, che ci fa dire sì, ok, l'azzurro perfetto. Rosa shocking, sì. Sì? Sì, Ok. questi rosa qua, belli carichi, c'è proprio il rosa pastello, ma non il rosa pastello morto, il rosa pastello più vivace, mi piacciono, sì. Rosa. E infine abbiamo il soft white, che è un bianco, il classico bianco sporco, direi sì, ci siamo. Sì, quello che se devo... Per un bianco di solito non esatto, il bianco ottico veramente sì, mi sta chiedendo poche persone, la parità mi sta male quanto il nero. Poi tra l'altro comunque c'è in commercio, troviamo di più il bianco soft del bianco ottico ultimamente. Sì. Elemento terra, colori scuri. Quindi abbiamo un verde foresta. Che in realtà a me piace molto questo colore. No, dopo ti provo altri verdi un po' più... è molto cupo. Sì. Però, allora, come dico sempre, a piccole dosi si può mettere tutto. Se per esempio un verde così fa parte di una stampa, va bene. Diciamo che ho un maglione che è tutto un blocco di... No, poi va bene. Allora, questo è il viola del divano. No, non il viola del divano, quello là. Sì. Non è male questo qua, nonostante sia cupo. Nonostante sia cupo, però secondo me con qualche accessorio o qualcosa ci sta. Non messo da solo però intanto lo teniamo per piccoli tocchi. Il blu navy, Troppo un scuro. po' scuro, sì. Là dentro ho 8000 tonalità di blu e sicuramente ne ho già in mente alcune che per te saranno stupende. Borgogna, Bello però scuro. scuro, sì, è cupo, proprio ti spegne, tu hai bisogno di luce. Il nero, È qua. la nemesi, beh sì. Io il nero riesco a portarlo Diciamo che decentemente solo se mi faccio i capelli platino. perché vai a creare tutto un contrasto diverso. Cioè, quindi hai avuto i capelli platino. Sì, decolorati. E allora lì il nero riuscivo a portarlo. Il giorno in cui li ho tagliati sulla ricrescita ho dovuto buttare via la giacca in pelle nera
Anche questo, Sì, secondo me, si diventa tutto giallina, tutta arancina. è scuro e caldo. Ok. Bene, dopo aver provato i drappi suddivisi per elemento, ho selezionato un altro bel malloppone di drappi che indicativamente rispecchiano un po' quelle che sono le caratteristiche che sono emerse, e andiamo a testarli e a vedere se effettivamente funzionano o meno. Quindi partiamo con un bel viola. Questo è il viola che avevo in mente per te. Non è troppo pallido, però ti dà molta luce. Sì, sì, sì. Poi abbiamo un rosa. Anche questo, sì. Questi rosa qua, belli, proprio rosa. E io li evitavo questi rosa. Sì, e magari pensavi che fossero troppo Freddi. Perché io per anni ero convinta di essere calda. Allora, a primo impatto, uno vedendoti può pensare entrambe le cose, sia che tu sia calda sia che tu sia fredda, perché comunque quello che si vede è un mix molto bilanciato, molto neutro, un valore medio chiaro e anche l'intensità comunque diciamo medio bassa, così proprio a primo impatto. Questo qua è un taupe. Ci sta, riprende un po' il colore dei capelli, delle sopracciglia, messo magari con un po' di trucco qualcosa, o un gioiello ovviamente dal meglio, come tutti questi colori neutri, ecco, hanno sempre bisogno di quel qualcosina in più. È una buona base. Sì, ecco, vengono proprio chiamati colore base. Qui abbiamo un grigio. Questo grigio mi piace molto. Secondo me Ci sta. riprende gli occhi anche. Sì, esatto, va proprio, sono di quelli che vengono chiamati colori intensifier, che sono dei colori che vanno a riprendere il colore dell'iride, e quindi quando li si indossa l'iride esce tantissimo. A volte sono anche colori che non sono in palette, perché per esempio io, se guardo la mia iride, non ho dentro molti colori in palette. Questi qua sono i bei blu. Eccolo qua, ma che bello. Sì. Questo qua è molto bello, ti dà proprio un'eleganza istantanea e va a riprendere tantissimo gli occhi. Noto una cosa che va ad esaltare il cerchio più scuro intorno agli occhi, tantissimo. Sì. Bello, sì. E questo medium blue gray si chiama. Poi andiamo sempre su un azzurro che è simile a quello che abbiamo provato prima, ma leggermente più scuro, e infatti mi piace decisamente di più rispetto all'altro. Anche questo va a riprendere gli occhi. Sì. Questo invece è un grigio verde. Allora, non è male, ma non è neanche una cosa che mi fa dire oh mio Dio, compralo assolutamente. È lì. Sì, forse mi ingiallisce leggermente. Cioè, non è quella cosa che ti aggiunge niente, quindi questo icy grey, praticamente bianco ghiaccio. Detta proprio così, ci può stare. Ok, diciamo il bianco soft però mi piaceva sì. di più, quindi teniamo il bianco soft. Poi abbiamo un altro rosa in arrivo. Ci sta anche questo, anche se quell'altro mi piace di più, però questo è un po' più neutro, però ci sta benissimo anche questo comunque. Quindi sono più fredda di quello che pensavo. A volte ci sono colori che sembrano, cioè drappi che dici ma me l'hai già provato quel drappo lì, invece sono diversi. Magari un'intensità leggermente diversa. Sì, ma proprio poi quando li appoggi vicino al viso fanno un altro. Questo già mi piace di più rispetto a questo qua che abbiamo provato prima, che è un po' più scuro. Sì, questo qua è sempre un grigio, ha una puntina di verde dentro, ma proprio piccola. Sì. Però mi piace come ti sta. Sì. Quello lo chiamano blue grey, ma ci vedo una nota verde in questo drappo, decisamente. Abbiamo un navy, ma è un navy meno cupo di quello di prima. E infatti l'effetto è completamente diverso, questo mi piace. Sì, mi sta molto meglio. Sì. Anche questo come colore base funziona alla grande. Ok. Questo qua è un rosso già un po' più vivace, lo proviamo lo stesso.
troppo, ti fa un po' gialla. Sì, infatti non riesco a trovare un rosso che mi stia veramente bene. Questo non è proprio un rosso classico, però Sì, è intenso. sì, qualcosa anche nel sottotono che non mi convince appieno, però secondo me con un po' di trucco, un po' di più riesci a reggerlo, per andare proprio al limite ci potrebbe anche stare. Lo teniamo piccoli tocchi. Poi abbiamo un altro sempre della famiglia dei taupe. Anche questo è un colore che mi piace, infatti anche la maglietta lo riprende un pochino. È vero, è vero. Allora, questo qua forse è un po' più grigio rispetto agli altri che abbiamo provato. Questo qua è molto meglio. Questo qua è un po' più pallido, questo ti dà un po' più di luce. Ovviamente anche questo qua comunque c'è abbinato. Ecco, questo qua più che l'altro va abbinato a qualcos'altro per essere portato, diciamo, bene. L'altro anche da solo riusciva a avere un suo senso. Questo qua è il Pervinca, che carino, sì. È un po', forse un po' intenso, è il tuo limite di intensità, però è bello come colore. Il cielo. troppo chiaro. Questo forse. sì, un po' sparatino. Qua abbiamo un altro blu. Sì. Decisa, questi tipi di blu ti stanno veramente tanto bene. Un grigio, un po' più scuro. Ci sta anche questo, sì. Anche questo fa riprendere qualcosa negli occhi. Sì, perché ho l'occhio che va un po' sul grigio, sì. È tipo un grigio verde, Sì. che però ha dentro anche un po' di blu. È un bel mix di colore negli occhi. Quindi sono anche tanti colori che vanno a intensificarli. Questo è sempre una sorta di nevi, bello. Sì. Molto. Questi nevi leggermente ingrigiti, tipo anche appunto quello che viene chiamato il blu cadetto, sono belli. Non so, mi ricordo il blu cadetto, eccolo qua. Mi ricordavo che avevo un drappo che si chiamava proprio così. Anche questo è bello, un po' più intenso rispetto agli altri, però è bello e ti sta bene. Questo è un altro blu, anche questo sì. Questo è un po' meno cupo, un po' più chiaro, ma ci sta alla grande. Abbiamo poi un altro, sempre talpa. Anche questo, sì. Sì, anzi sostituirei questo con quell'altro che non mi convinceva al 100% e ci metto questo. Questo qua era troppo Nesquik, quello Nesquik. Forse troppo sul grigio. Questo bel blu. Questo è anche intenso, forse. Però lo reggi, Ok. Cioè ci sta, nel senso non ti vedo proprio così tanto in secondo piano in realtà. Certo magari abbinato, che ne so, tipo una cosa così, cambia già un po' l'effetto, però diciamo è il tuo limite di intensità, oltre a questo non andrei. Qui abbiamo un altro grigio, anzi un grigio molto freddo questo qua, infatti viene chiamato light, cioè Pervinca light, non so dove lo vedono Pervinca, però ci sta, è un colore che fa match con gli occhi, però ecco lo indosserei a piccoli tocchi questo qua, messo così a grande blocco è un po' smortino, a piccoli tocchi, quindi sì, teniamolo lo stesso, creiamo una palette più variegata e infine questo rosa che va un po' più sul corallo. Non è male,
Preferisco gli altri, Sì. però. Ok, quindi tutti i drappi li abbiamo provati, adesso passiamo a analizzare il suo beauty case, quindi andrò a vedere tra i prodotti che utilizza quali funzionano meglio per lei, oppure che cosa manca, su cosa puntare per eventuali futuri acquisti. Cercherò di truccarla un attimino, così non uscirà dallo studio struccata, e ci vediamo fra poco. E questi sono i drappi che abbiamo selezionato. Come potete vedere sono colori per lo più chiari e con una certa vivacità. Bene, abbiamo individuato quelli che sono i colori di Lucrezia, le ho fatto un trucco leggero, ho utilizzato i suoi prodotti, tendo sempre ad usare i prodotti della cliente così vedono proprio su quali puntare. Ho scelto alcuni dei drappi che abbiamo selezionato così per esaltare il suo volto e quindi adesso arriviamo agli elementi dominanti. Allora, sicuramente l'elemento dominante nel suo caso è l'aria, perché abbiamo visto che sono tutti colori molto chiari. Ha un contrasto comunque diciamo abbastanza basso, nonostante però riesce a portare colori piuttosto vivaci. Quindi diciamo che il dubbio che ho avuto in corso d'analisi è stato tra quella che la categoria che io chiamo iolite e l'acqua marina, ovvero la categoria che ha l'aria più fuoco, ovviamente con sottotono lunare, quindi freddo, e l'aria più acqua, che è il sottotono sempre lunare, però ecco, colori quindi un po' più morbidi, sempre chiari ma leggermente più morbidi. Però considerate anche diciamo le sue vibes e anche i suoi obiettivi, cioè quello che è venuto fuori anche dal suo carattere che vuole lei trasmettere, affido quindi la palette della iolite anziché quella dell'acqua marina. L'acqua marina forse è quella che diciamo potrebbe assecondare di più in modo razionale la tua personalità, ma sappiamo che tu hai bisogno di tirare fuori un po' più, vuoi tirare fuori un po' più di vivacità, di carattere, non vuoi apparire troppo dolce. Esatto. Esatto, quindi la palette della iolite ha quella vivacità in più che comunque abbiamo visto che reggi, e è quella che sicuramente seleziono. Qui potete vedere meglio i colori di Lucrezia, colori prevalentemente chiari, a sottotono freddo, ma apparentemente soft, ma abbiamo visto che regge comunque colori molto vivaci. Perché Holistic Color System si basa sia su un'analisi oggettiva della vostra reazione ai colori, ma anche sulla vostra personalità.